Ecco, vedete, questo è il risultato dei miei 20 secchielli. Andiamo poi a pesarlo successivamente. Allora, oggi ci siamo dedicati alla canaletta, uno strumento che serve per fare più che prospezione, per fare coltivazione, cioè lavare sedimenti, tanti sedimenti in poco tempo e cercare di trattenere tutto lo presente, in quanto l'oro all'interno di una canaletta tendenzialmente verrà catturato tutto, ma questo non è detto. Le canalette purtroppo sono strumenti che perdono dal 5 al 15% in oro durante il tempo. Un modo per permettere alla canetta di recuperare più oro sicuramente è quello di alimentarla costantemente con piccole quantità e utilizzare la giusta dose d'acqua. Se l'acqua fosse troppo veloce andrebbe a erodere troppo velocemente i sedimenti nella canaletta, l'oro avrebbe portato via. Il sedimento introdotto in una canaletta tendenzialmente deriva dal fiume stesso, che nell'arco delle piene va ad arricchire alcuni sedimenti piuttosto che altri di oro. In questo caso specifico abbiamo lavorato il costone. Siamo riusciti a posizionare la canaletta proprio accanto allo scavo. Lo scavo è sulla destra, la canaletta sulla sinistra. Semplicemente il sedimento che sono andato a lavorare è quello a valle di questo masso, dove vi è la mia sessola. L'acqua scorre da monte, cioè da sinistra, verso valle, cioè destra. Inoltre questo masso di grandi dimensioni poggia su un sedimento fluviale molto vecchio, alterato e rossiccio. Spuntano questi ciottoli di grandi dimensioni, i quali sono molto alterati e vengono facilmente scalfiti dalla picca, piuttosto che da altri strumenti di scavo con una punta in ferro. L'oro si è depositato non solo a valle del masso, bensì ha sfruttato questi ciottoli già presenti precedentemente come una sorta di trappola. Abbiamo rimosso quindi tutto questo sedimento, circa 20 secchielli non setacciati, quindi in questo caso abbiamo circa movimentato una ventina di secchielli, 10 litri secchiello, 200 litri. I ciottoli di maggiori dimensioni sono stati semplicemente scartati. Andrò a fare qualche test successivamente per capire se vi fosse stato dell'oro attaccato a questi ciottoli separatamente. Questo posto è stato trovato grazie alla prospezione elettronica, cioè abbiamo utilizzato uno strumento chiamato SDC 2300 della Minelab, un metal detector molto potente. È stata ritrovata una piccola pepitina di 1/3 di grammo, ma proprio sulla superficie. Da qui in poi sono andato ad aumentare lo scavo all'intorno, in quanto ho trovato anche dell'oro con una morfologia particolare, filamentoso piuttosto che granulare. Ovviamente quest'oro tendenzialmente è stato ritrovato in questa porzione subito a valle a contatto con quei ciottoli che prima vi ho spiegato. Anche a monte sono presenti dei freni, delle piccole trappole che sono state già visionate, però non hanno dato risultati molto promettenti, come invece la parte posteriore di questo masso. I sedimenti estratti, non setacciati, sono stati setacciati quindi direttamente in canaletta. In questo caso è la prima occasione che siamo andati a lavorare con la canaletta, il costone, di conseguenza era priorità metterlo il più possibile vicino allo scavo, come potete vedere. Comunque purtroppo il secchiello è stato comunque uno strumento fondamentale per la movimentazione dei sedimenti. I sedimenti sono stati introdotti nella prima porzione della canaletta, detta piano di carico, il primo terzo. Qui semplicemente sono stati sciacquati con cura, lavati e quindi posizionati lungo i lati, in maniera tale da via via saturare lo spazio attorno allo strumento e quindi incanalare ancora meglio l'acqua presente all'interno di questo rio. In questo caso l'acqua è proprio il minimo necessario per far funzionare questa canaletta. Io tendenzialmente preferisco una canaletta più corta in maniera tale che si possa piazzare più facilmente. Sono usciti fuori ciottolini molto particolari, molto pesanti e densi, composti preferenzialmente da ematite, un minerale di ferro. Oltre a molte rocce, quali eclogiti, serpentiniti, anche metagabbri, rocce tendenzialmente non tanto ricche d'oro quanto pesanti, a indicare che il deposito era anche ricco d'oro, e così è stato. Sono stati campionati i sedimenti, sia quelli di scarto, i quali via via venivano accumulati dal fondo della canaletta a lato e quindi più semplicemente successivamente campionabili per vedere quanto oro è stato disperso dallo strumento. Come vedete lo strumento non tiene mai il 100% di oro. Inoltre ogni 5 secchielli, sempre i sedimenti estratti, sono andato a fare un piatto della Minelab da 3 litri, quindi un piatto grande,
con setacciatura annessa per vedere se il tenore in oro, cioè semplicemente la concentrazione, continuava a essere mantenuta. Quindi adesso procedo al lavaggio finale della canaletta. Questa canaletta adopera dei tappetini detti Gold Hog, sono di importazione statunitense. Sono ottimi tappetini per recuperare l'oro. Sicuramente resiste bene all'usura, però è anche vero che una gomma forse più morbida come la gomma utilizzata nel Dream Mat, sempre un tappetino che avete già visto in altri video, ve li linko, in cui utilizzo la canaletta di Julien, quel tappetino è una gomma più morbida e di conseguenza è semplice da lavare, invece in questo caso, come vedrete, non è proprio così semplice. Questo sedimento risultante dalla canaletta si chiama concentrato di lavaggio e in teoria dovrebbe contenere la frazione pesante dei sedimenti lavorati finora. Ora, questa canaletta principalmente è composta da due parti: la scocca, cioè semplicemente la porzione in alluminio piegato, e il tappeto di cattura. Il tappeto di cattura a sua volta è composto da diversi pezzi che sono modulabili. Qua ad esempio c'è una linea di giuntura, qua c'è un'altra linea di giuntura, queste possono essere incollate tra di loro in maniera tale che costituisca un tappetino unico. Come ho detto prima, ci possono essere dei piccoli ciottolini rimasti incastrati nelle fessure. Adesso vi faccio un focus. Vedete, ci sono moltissimi ciottolini che anche dopo il lavaggio sono rimasti fermi lì. A fine lavaggio questi tappetini dovrebbero essere rimossi e lavati con molta cura. Ci sono dei sassolini che sono rimasti incastrati anche sui lati. Sia in questa porzione che in questa porzione può esserci dell'oro rimasto che non è stato lavato all'interno del piatto come recentemente vi ho fatto vedere. Quindi di conseguenza andrò a togliere tutti i tappetini e andrò a lavarli e rimarrà solo la scocca pulita e i tappetini puliti a fine del lavaggio. Vedete, il tappeto è facilmente deformabile. Questa deformazione deve essere attuata dentro nell'acqua dove viene sciacquato energicamente. Questi tappetini vi arrivano a casa con una lunghezza di 15 cm per 90 di larghezza, in maniera tale che vengano tagliati secondo le misure del vostro strumento. Vedete, i tappetini poi possono di nuovo venire montati, hanno le giunture tra di loro. Vi lascio il link nei dettagli. Ci sono molte tipologie diverse di tappetini, queste dipendono soprattutto dalla dimensione dell'oro che volete ritrovare o pensate di ritrovare e dell'acqua che vi serve per farli funzionare a dovere. Questi tappetini per esempio necessitano poca acqua per funzionare a dovere, con molta acqua invece vanno a perdere l'oro presente. Voglio farvi notare quanto sedimento è rimasto solo nella scocca sotto i tappetini, questo deve essere lavato accuratamente. Quindi passo a rimontare la canaletta, potrei anche rimontarla secondo un ordine diverso i tappetini, in questo caso non lo faccio, perché voglio questi al fondo per recuperare l'oro più fine. L'oro comunque molto pesante si fermerà circa in questa altezza della canaletta. Adesso la canaletta è completamente pulita, la mettiamo da parte. Questo è il mio concentrato di lavaggio della canaletta, a cui vado ad aggiungere quello che ho appena lavato, di risultanza che è rimasto intrappolato all'interno dei tappetini dal lavaggio stesso. Vedete, c'è una bella quantità. Se non siete sicuri dell'utilizzo di questo piatto direttamente che scarica nel fiume, utilizzate questo piatto più piccolo che scarica in quello grande. Quindi adesso travaso il concentrato nel piatto grande che mi aiutava a raccogliere tutto il sedimento dalla canaletta all'interno del piatto piccolo. Sono entrambi piatti MyLab, vi lascio il link in descrizione. Questo sarà il luogo in cui scarico man mano che lavo questo sedimento. Il lavaggio del concentrato deve essere un lavaggio molto accurato, un lavaggio in cui semplicemente, come nel lavaggio al piatto normale, si alterna una fase di shaking, cioè di concentrazione del sedimento pesante al fondo, tra cui l'oro, il minerale di solito più pesante, con una fase di lavaggio sempre sfruttando gli scalini. L'oro dovrebbe concentrarsi nei primi scalini disponibili. Si lavano e si scartano i ciottolini più grandi, che oro non sono, e ci danno solamente fastidio nel lavaggio. Ogni volta che eseguo la fase di shaking, il sedimento leggero andrà in superficie. Una volta tolto, il sedimento si scurirà nuovamente. Si alterna la fase di shaking a quella di lavaggio. A questo punto, quando avete circa un cucchiaio di sedimento, potete utilizzare il piatto per la sua dimensione e allargate.
Vedete, questi sono i risultati preliminari. Una volta visti i risultati preliminari, si sposta il sedimento sempre sfruttando l'acqua dalla parte opposta senza scalini. Questa è una fase molto pericolosa, fate molta attenzione, e si va a rimuovere l'ultima porzione della frazione dei sedimenti pesanti presenti. L'oro in questo contesto fiorerà, quando fiorerà semplicemente lo riconcentrate nell'angolo più profondo del piatto. Di nuovo procedete a lavare i sedimenti superficiali, via via fin tanto che non rimane l'oro. Appena le vostre pagliuzze si muoveranno, di nuovo le riconcentrate al fondo. In questo modo, avendo il piatto di sotto, si può poi fare un controllo alla fine. Alcune pagliuzze e pepitine iniziano ad affiorare in questa porzione. Di conseguenza io vado di nuovo a riconcentrarlo al fondo. Vedete, ho praticamente esaurito il concentrato pesante. L'oro rispetto al resto non si muove se eseguite questa tecnica nella maniera giusta. Questo è il concentrato che abbiamo già vagliato alla ricerca dell'oro. Qua dentro di oro non ce n'è più, ma se non siamo sicuri possiamo di nuovo fare il processo nella medesima maniera. Successivamente andrò a lavare le pietre più grandi in maniera tale da vedere se ho perso qualcosa. I sedimenti stessi della canaletta voglio andare a vederli in maniera tale da capire se qualche pagliuzza è andata dispersa anche nel processo. Inoltre il concentrato di lavaggio, che è presente tutto in questo piatto, si può ancora visionare ulteriormente per vedere se qualche pagliuzza è andata persa nelle fasi finali. Tutte le fasi di questo lavoro devono essere ottimizzate al meglio per avere il massimo risultato. Ecco, vedete, questo è il risultato dei miei 20 secchielli. Andiamo poi a pesarlo successivamente. Per lavare i ciottoli di maggiori dimensioni scartati e quindi capire se abbiamo perso dell'oro o meno è molto semplice. Uno per uno lavo il ciottolo interno energicamente. Una volta che sono completamente lavati, vedete qui sono ancora un po' incrostati, quindi proseguo la lavorazione. Alla fine dei lavori andrò a ripristinare il tutto. In generale il cercatore d'oro ha un impatto zero. Mi raccomando di lavare questi ciottoli energicamente. Voglio farvi notare quanta sabbia potenzialmente aurifera è rimasta attaccata a quei ciottoli che io ho scartato. Vedete? È una quantità importante per il mio, però potenzialmente irrisoria rispetto a tutti i secchielli che ho lavato. Vedete quanto sedimento pesante comunque è presente, però in questo caso io non vedo oro. Andiamo a fare una riprova dei sedimenti, in questo caso di scarto della canaletta, che ho via via accantonato. Logicamente non posso lavare tutti quelli che ho lavato precedentemente, non varrebbe la pena. Potrei recuperare quel 5-10% di oro perso potenzialmente, però capite che a parer mio proprio non vale. Però fare un piatto da 3 litri invece è una cosa comoda per avere, diciamo, un'idea. Questo è l'unico momento della giornata in cui sperate di non trovare oro, cioè negli scarti della canaletta. Niente. Questo non vuol dire che la canaletta non abbia perso niente, semplicemente che nel piatto non era presente oro. Ricapitoliamo quindi. Sono andato a lavare questi ciottoli che semplicemente ho scartato, che erano ancora sporchi, non ho trovato oro di sopra. Sono andato a lavare gli scarti della canaletta e non ho trovato oro fortunatamente. Sono andato quindi anche a lavare nuovamente il concentrato già lavato precedentemente della canaletta e ho trovato ancora un puntino. L'ho tolto e l'ho messo all'interno della collezione. Prima di andare a casa, sempre utilizzando il metal detector, andrò a fare un passaggio molto veloce sulle superfici di lavoro di oggi. Magari qualche pepita potrebbe essersi semplicemente appoggiata alle superfici e non è facilmente visibile. Il metal detector andrebbe a farmi vedere facilmente questa pepita.